Oggi siamo a Milano, nella boutique Hublot di Pisa Orologeria, per scoprire alcune delle ultime novità di Watches and Wonders. Come alcuni di voi sapranno, Hublot è nata grazie a un italiano di nome Carlo Crocco, che ha rivoluzionato il settore dell'orologeria abbinando per la prima volta un materiale prezioso a un cinturino in gomma e ha dato vita alla Art of Fusion, che è la filosofia del brand, quindi l'idea di combinare materiali apparentemente agli opposti. Come vi raccontavamo nell'ultimo video in boutique, il marchio sta tornando a delle linee più classiche e delle dimensioni più confortevoli, e lo abbiamo visto questo nel Classic Fusion Original, che si ispira ai primi MDM ma con 3 dimensioni differenti: 33, 38 e 42 mm. Questo lo vediamo oggi anche nei nuovi Big Bang Integrated, in ceramica nera o in oro rosa. Ma com'è nata questa collezione? Beh, dobbiamo pensare ai primi anni 2000, un momento in cui il marchio aveva bisogno di una nuova scarica di energia. In quegli anni arriva Jean-Claude Biver, che era già un punto molto importante della sua carriera. Aveva rilanciato Blancpain, era stato in Audemars Piguet, in Omega, e inizia nel 2004 il suo percorso in Hublot. Nel 2005 viene presentato il primo Big Bang della storia, che venne acclamato così tanto dagli appassionati da vincere il premio come Best Design al G.P.A.G. La linea Big Bang si è evoluta molto negli ultimi anni. Infatti abbiamo visto dal 2005 ad oggi tanti design futuristici e con dimensioni particolarmente generosi. Di norma infatti le casse erano da 44 mm, che era in linea con l'offerta generale e con la richiesta degli anni passati. Nel 2022 si apre un nuovo capitolo per la collezione. Infatti gli Integrated hanno una cassa da 40 mm con bracciale integrato, spessa appena 9 mm. Un orologio che può fare davvero testa a testa con gli orologi sportivi più eleganti di moda oggi. La prima sensazione che ho avuto toccando un Integrated dell'anno scorso è stata di totale novità, perché un orologio di queste dimensioni con questa cassa era davvero inaspettato, perché la maggior parte dei modelli Big Bang sono di grandi dimensioni, mentre questo scivola agilmente sotto una camicia. E quando si parla di bracciale integrato si parla di bracciali che non si possono rimuovere dalla cassa, quindi non sarà possibile sostituire con un cinturino in gomma come negli altri modelli, ma d'altra parte è stato studiato proprio per questo, per avere un bracciale confortevole. Nel 2023 vengono presentate 2 nuove versioni. Le prime erano in titanio o in oro giallo, mentre queste sono in oro rosa o in ceramica nera. Ovviamente quando si parla di oro in Hublot sappiamo che non è un oro qualsiasi, infatti abbiamo un King Gold. Questo oro rosa ha delle caratteristiche particolari di lucentezza e tonalità. La ceramica nera poi è un materiale particolarmente caro al marchio, che è ultra resistente ai graffi e particolarmente leggera. Parlando di calibri, che è sempre un argomento dibattuto per Hublot, abbiamo un movimento di derivazione Zenith, il calibro 670 Elite, che è stato rimodellato secondo le necessità di Hublot. Abbiamo 50 ore di riserva di carica e un rotore in tungsteno. Girando la cassa abbiamo l'indicazione di ore, minuti e secondi con la casella della data al 6. In questo caso è stato eliminato il quadrante, infatti abbiamo direttamente la platina del movimento. In questo caso ci piacerebbe vedere nel futuro l'effetto di un quadrante pieno. Secondo me, tra tutti gli orologi in collezione, l'Integrated è uno tra quelli con più potenziale, sia per il design che per la comodità al polso. Bisogna toccare il bracciale con le proprie mani e indossarlo sulla propria pelle per capire quello di cui sto parlando. Adesso sono curioso di sapere cosa ne pensate di questo orologio e quale tra questi 2 è il vostro preferito. Se vi è piaciuto questo video vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi.